Buongiorno ragazzi. Ben trovati sul canale. Oggi stiamo andando a provare un'altra palestra, la Big Walls di Brugherio. Poco fuori da Milano c'è questa palestra molto grande, si chiama Big Walls per lo più perché ha le pareti più alte, tra le più alte in Italia, la più alta in Lombardia, e l'altra caratteristica che la rende unica è la barca sospesa, una struttura completamente sospesa, quindi Che è il centro della palestra. non è proprio al centro, è in fondo alla sala del boulder. Perfetto. Ha diverse zone e adesso ve le facciamo vedere. Allora, mettendo Google Maps, vabbè, vi porta dove dovete arrivare, alla palestra, però bisogna entrare in questa zona artigianale che non è ben segnalata, c'è solo quel cartello lì, questo qui, ok, sulla destra, e poi bisogna entrare in questa zona artigianale e in fondo a tutti i capannoni si trova la palestra. Quindi per la prima volta vi consigliamo di usare Google Maps, ecco. Entriamo. Allora, siamo arrivati qui alla Big Walls. Appena si entra c'è tutta la parte della lead con tutte le vie. C'è anche ci sono due linee per la speed, solo per le competizioni o per gli allenamenti. Qui abbiamo due pro grade, 1 e 2, su diverse difficoltà. Bisogna chiedere al responsabile di sala per poterlo utilizzare, perché ha tutta una serie di comandi elettronici che vanno eseguiti prima della partenza. Qui, come vedete, c'è la parte dello strapiombo e poi sopra ci sono due soppalchi. Un primo soppalco è quello che si vede nascosto, poi adesso lo andremo a vedere da più vicino. Sulla sinistra, dietro lo strapiombo, c'è un altro soppalco. Nel secondo soppalco tutta la parte di top rope che adesso andiamo a vedere. Dietro, sulla mia destra, dietro c'è tutta la parte di circuiti e della parte didattica. In questa palestra utilizzano un piccolo materassino alla base delle vie, che insomma è una cosa molto carina sia per chi dovesse cadere al primo rinvio, ma anche proprio per ammortizzare un po' le cadute per chi incomincia. Ecco, un fattore in più di sicurezza, seppur minima, però può sempre aiutare. In questa zona, dietro la parte lead, quindi c'è una parte di didattica, 1 e 2 pannelli, e poi tutta una serie di circuiti per allenare un po' la resistenza. Ci sono anche una piccola parte di boulder, ma la parte principale del boulder è in un'altra zona che adesso andiamo a vedere. Chiedono, come è giusto che sia in diverse palestre anche, di non portare bottigliette sui materassi perché possono essere pericolose. Nel momento in cui uno dovesse cadere e cadere su una bottiglietta rischierebbe di farsi male alla caviglia o quant'altro, quindi qui viene esplicitato molto bene, come anche in altre palestre, però ci teniamo a dirlo per ricordarvelo, di non lasciare le bottigliette sui materassi quando scalate nelle palestre. Non solo le bottigliette, ma anche le spazzole e oggetti personali, perché naturalmente se uno cade da un boulder non può controllare la caduta, cade su qualcosa che può essere pericoloso. In questa zona chiedono la magnesite liquida e usano come gradi di difficoltà una scala cromatica, quindi marrone propedeutico,
quindi un avvicinamento un po' all'arrampicata con passaggi facili per capire anche un po' le tecniche da utilizzare su un boulder o su un circuito didattico in questa zona. E poi il bianco livello base, blu livello facile, intermedio verde, giallo difficile e rosso, loro lo chiamano elite, quindi un po' più difficile. Le difficoltà approssimative saranno quarti, quinti, sesti, qui saremo a cavallo fra il sesto e il settimo e qui saremo dal 7B a salire. Approssimativamente, per avere un'idea della difficoltà del blocco, potete usare questa come grado di paragone. Qui per la lead invece utilizzano un cerchio che rappresenta il colore delle prese e il grado e il nome della via. Adesso andiamo nella parte superiore che andiamo a vedere i due soppalchi. Da questa parte ci sono tutti questi box dove poter lasciare i materiali personali in modo tale da non lasciarli sui materassi, delle cassette di sicurezza e gli spogliatoi. Salendo le scale si va nella parte superiore. In questa parte superiore ci sono degli autobelay, si raccomanda di chiedere agli istruttori per l'utilizzo. Questo è il primo soppalco, continui un po' più corti, ci sono le corde per il top rope, degli autobelay e un pro grate anche qui. Adesso c'è la tracciatura di una parte della sala. Qui sopra c'è un altro piccolo soppalco con altre linee in top rope e per l'autobelay. Adesso scendiamo, torniamo all'ingresso e appena entrati andiamo verso sinistra dove c'è tutta la parte del boulder. Qui c'è tutta la parte del boulder. Prima parete, appena si entra, è la zona della competition wall, quindi quella che utilizzano per le gare, e poi ci sono diverse zone di boulder. Per un buon riscaldamento crediamo sia importante l'utilizzo del biliardino, riscalda bene gli avambracci. A parte la battuta, comunque è divertente, fa aggregazione, quindi ci sta. E il secondo kilter della Lombardia, o il primo, cioè ci sono due kilter, uno è qui e uno l'abbiamo fatto vedere nell'altro video ad Orobio. Lì invece c'è una parte di Pangullic per l'allenamento. Ecco, qui troviamo un po' lo schema precedentemente trovato nella parte dei circuiti, dove riporta anche qui i gradi marrone, bianco, blu, verde, giallo, rosso e in più aggiunge il nero. Per competizioni nella zona competition wall c'è la differenza dei nastri rosa femminile e verde maschile. C'è anche un boomboard, ci sono gli spogliatoi e toilette e tutta la parte del training. Di fronte alla parte del training c'è la famosa barca sospesa. Ci sono anche dei tapirulan e
gli altri attrezzi un po' per il riscaldamento, per fare un po' palestra, un po' rafforzare e fare potenziamento, oltre che alla parte proprio training di secco. Adesso, fatto tutto il giro della palestra, ci riscaldiamo un po' e proviamo un po' la palestra.